Un'opera che sfocia nel delitto e un delitto che diventa opera. Cavalleria rusticana e Pagliacci nacquero quasi appaiate nel 1890 la prima, 1892 la seconda. Cavalleria da Giovanni Verga, Pagliacci da un fatto, come diremmo oggi, di cronaca vera e truculenta. Queste sono state le due colonne del verismo italiano in quel decennio, dal 1890 al 1900, quando appare Tosca, che cambiò le sorti del teatro musicale italiano. La genesi di Cavalleria rusticana, l'opera simbolo del teatro verista italiano, ha qualcosa di romanzesco. Nel 1888 l'editore Sonzogno indice un concorso per giovani compositori chiamati a presentare un'opera inedita in un solo atto. Si presentano 72 compositori, tra questi anche Pietro Mascagni, che all'epoca dirigeva la Filarmonica di Cerignola. Non era molto convinto di partecipare a questo concorso, infatti inviò il plico con il manoscritto di Cavalleria rusticana con ben 3 giorni di ritardo, cosa che gli fece pensare di non poter essere ammesso. E invece non solo fu ammesso, ma arrivò alla finale ristretta a 18 compositori. Mascagni vinse e l'opera, come era contratto, doveva essere rappresentata interamente a spese dell'editore. Ma dietro la vittoria di Cavalleria rusticana c'era anche un riminese, era Aminto Regalli che siedeva nella commissione d'esame. Fu anche lui ovviamente a decretare la vittoria di Cavalleria e noi ci troviamo nel teatro a lui dedicato. La vicenda dei Pagliacci è quella che oggi diremmo una storia tratta da fatti realmente accaduti, e i fatti riguardano la vita del giovane Leoncavallo, che nel 1865, a soli 8 anni, si trovava a Montalto-Uffugo, in provincia di Cosenza, dove il padre lavorava come magistrato. Il piccolo Leoncavallo era affidato a un tutore, Gaetano Scavello, che fu ucciso da un rivale in amore. Da questi ricordi di infanzia Leoncavallo trarrà il capolavoro che l'ha reso immortale. Leoncavallo e Mascagni cercano entrambi il delitto, ma 2 modi molto diversi per rappresentarlo. Canio uccide Nedda e il suo amante in scena davanti agli spettatori, mentre Mascagni opta per un delitto fuori scena, di cui ci accorgiamo soltanto dagli altri personaggi. Ma in realtà, nella novella originale di Giovanni Verga, il delitto ovviamente avviene in primo piano e Verga ce ne dà conto in maniera estremamente vivida, quando scrive nelle ultime righe di Cavalleria rusticana: Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là tra i fichi d'India e poi cadde come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola e non poté proferire nemmeno «Ah, mamma mia!». Non è un caso che il trionfo del verismo musicale sia avvenuto in coincidenza della fine della lunga parabola artistica di Giuseppe Verdi. E in effetti il verismo trae la sua linfa da una nuova letteratura naturalista, da Giovanni Verga, da Émile Zola, da tutto l'influsso francese e italiano che stava irrorando la fantasia dei librettisti dell'epoca. Cavalleria rusticana e Pagliacci nascono in questa temperie che non guardava più a re, regine, fatti storici, eroi, ma a gente comune, gente del popolo, fatti di vita vera. E questo ha delle conseguenze anche sul piano vocale, perché non abbiamo più l'eleganza del bel canto, ma
tendiamo a un vocalismo estremo che sfiora, come dissero alcuni cronisti dell'epoca, addirittura il rumore, intendendo con questa parola uno sforzo vocale quasi parossistico. E infatti la stagione del verismo durò poco anche per questo motivo, perché gli interpreti a un certo momento dovettero necessariamente cambiare stile vocale. Recitar mentre preso dal delirio, non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sforzati, bah, sei tu forse un uomo. Da un certo punto di vista possiamo dire che il verismo musicale non sia sopravvissuto al Novecento, ma in realtà il secolo che abbiamo lasciato è pieno di riferimenti veristi nel nostro immaginario musicale, discografico, cinematografico. Pensate che Vesti la giubba, cantata da Enrico Caruso, è stato il primo disco a superare 1 milione di copie. Ma poi pensiamo all'ultimo capitolo del Padrino, le cui scene finali sono ambientate al Teatro Massimo di Palermo all'interno di una rappresentazione di cavalleria rusticana. Il verismo, insomma, è parte di noi e vi invitiamo a seguire i suoi 2 titoli più rappresentativi sui canali di Opera Streaming. Opera Streaming, in the heart of opera.